Il film è un capolavoro ed è un'idea estremamente originale. C'è qualcosa di privato a livello di soggetto, tu sei l'autore anche del soggetto, raccontaci come nasce un'idea così particolare all'interno di un pool poi creativo così complesso e affascinante come quello della Pixar, ma come nasce da te e poi arriva alla Pixar questa grande idea per Inside Out. Well, on this film, it's pretty much like every film we've done. I'll start out with an idea, a concept, and I'll pitch it to John Lasseter. And sometimes the idea is he'll go, okay. And other times he'll go, whoa, okay, develop that more. And so this was one of those emotions as characters. Right away, I think John saw the potential of this film, and we started developing from there. Ma in realtà l'idea di questo film è partita esattamente come sono partite tutte le altre idee, come sono partite tutti gli altri film. Ma a me magari viene l'idea, sviluppo il concetto, faccio la presentazione a John Lasseter, il quale magari fa beh, sì, oppure wow, sì, magari sviluppa ancora di più. E l'idea di avere le emozioni come personaggi del film è stata un'idea che a John è piaciuta molto, e quindi da qui siamo andati avanti a svilupparla. But the heart of this film really started watching my daughter grow up. She was the voice of young Ellie in Up. If you ever saw that in English, you heard her voice. And she was really a lot like that character in real life until she turned 11. And then suddenly we were getting more kind of, kind of attitude out of her. And I thought, gee, I wonder what's going on in her head. Because that happened to me too, growing up. I think a lot of people experience that very difficult thing of what it is to grow up, and so that's what this film is really about. L'idea di avere appunto le emozioni come personaggi è un'idea che mi è venuta osservando mia figlia che è lì che interpreta il personaggio di Ellie nel film Up, o meglio dà la voce, per coloro che hanno visto la versione originale, dà la voce al personaggio di Ellie in Up, e mi sono reso conto che effettivamente lei è esattamente così, la osservavamo, era esattamente come il personaggio fino all'11° anno di età. Compiuti gli 11 anni, all'improvviso mia figlia ha cominciato a cambiare gli atteggiamenti gli atteggiamenti classici della ragazzina un po' chiusa in se stessa, e quindi mi continuavo a chiedere che cosa le frullasse per la mente, che cosa avesse in mente. E in realtà poi anch'io da ragazzino avevo vissuto questa stessa esperienza. Io credo che tutti quanti noi crescendo proviamo le stesse cose. Ok, apriamo i fuochi. Ho già visto Gabriele Niola che si è prenotato subito. Eccolo Gabriele a metà, vai. E poi prenotatevi e parlerete tutti. Ok. Salve. Vorrei sapere se nel momento in cui stavate sviluppando la storia non è mai stata in discussione di rappresentare le emozioni umane come quello che solitamente invece riteniamo essere la parte più fredda della nostra società, cioè una fabbrica, un'azienda. Se avete mai pensato a un altro tipo di struttura o se questo non... Scusa, non ho capito, Se è sempre stata una decisione ferma il fatto di rappresentare l'animo umano come una fabbrica, un'azienda con i vari livelli, o se pensavamo anche a altre opzioni. Well, we always had emotions as characters. We thought long and hard about how to portray the mind, because one of the distinctions I made early on was this is not the brain. In other words, not blood vessels and dendrites and things like that. It's the mind, which is more abstract. And so to make that more concrete, we thought maybe it should be a theater where you have on stage and backstage and the dressing rooms and things, but that didn't quite work. So we tried a ship where you have captain's quarters and the engine room, all these trying to be metaphors for the way the mind works. None of those worked, and so we ended up having to create our own reality, which is what you see in the film.
Ma in realtà quando abbiamo sviluppato l'idea di rappresentare l'emozione, di farne dei personaggi, abbiamo cominciato a chiederci come potessimo rappresentarlo. Una cosa è stata chiara sin dall'inizio, io ho chiarito immediatamente sin dall'inizio: io sto rappresentando la mente, non sto rappresentando il cervello, quindi non era una questione di rappresentare i vasi sanguigni, i dendriti, le cellule, era un qualcosa di più astratto che dovevamo rappresentare e trasformarlo però in qualcosa di più concreto. Quindi all'inizio abbiamo pensato che potesse essere un teatro, magari con il palcoscenico, con il dietro le quinte, con i camerini, però l'idea non funzionava. Poi abbiamo pensato ad una nave, magari una nave dove ci sono gli alloggi per il comandante e per il personale, la sala motori, ma anche lì non ha funzionato. Quello che cercavamo era una metafora che potesse rappresentare la mente umana e quindi mano a mano abbiamo elaborato quello che poi vedete nel film. Qui abbiamo in prima fila una domanda, vai. Io volevo chiedere al maestro Docter se c'erano stati degli autori a cui si erano riferiti gli animatori per i vari personaggi, perché ho visto che a livello visivo hanno dei registri di movimento molto differenti tra loro, perché rappresentano chiaramente emozioni differenti tra loro. Ad esempio paura è molto slapstick, ricorda i cartoon di Tex Avery, così come invece gioia ricorda più Tinkerbell o le fatine più classiche Disney. Volevo pensare se era una cosa casuale o come immagino sia, pensate se c'erano altri fonti dietro. Yeah, fun. Growing up, I loved Tex Avery, Chuck Jones, all these cartoons that are kind of in my blood, you know, that watched so many of them. And this film, I felt like, was a great chance to do what those great animators did, which is through movement, you can express feeling even more deeply than with your body. It's like a caricature, in the same way, you know, Hirschfeld or someone would draw a likeness, a caricature. Those guys would do through movement, and it's like real life but with the volume turned way up, and this was our chance to pay homage to those guys and put some of that we learned from them on the screen. So yeah, it was Chuck Jones, Tex Avery. There are a couple of like Jack Kinney, who directed a lot of the Goofy shorts at Disney. A lot of those, we would watch those every day in animation dailies and learn, step through them. It's amazing stuff. Beh, devo dire sì che per esempio Tex Avery, Chuck Jones sono fumetti sono cartoni che io ho guardato e riguardato e proprio ce li ho nel sangue, mi scorrono sotto pelle proprio per averli guardati così tanti e devo dire che sono stati dei grandissimi autori, quindi abbiamo cercato di esprimere attraverso il movimento i sentimenti in una maniera forse ancora più profonda di quanto non si potesse fare con il corpo umano, perché l'abbiamo fatti attraverso questi personaggi creando una specie di caricatura e quindi ovviamente abbiamo preso loro come spunto, come riferimento, quindi come dicevo Chuck Jones, Avery, Jack Kenny anche che ha diretto alcuni dei corti di Pippo, sono tutti cartoni che per noi erano un punto di riferimento in quanto in qualche modo al nostro modo, alla nostra maniera abbiamo reso omaggio a loro. Prego i colleghi di presentarsi, contestate il nome prima di fare la domanda. Sì, buongiorno, Panattoni Check Magazine. Pete, tu tra regia e sceneggiatura hai esplorato insomma i mostri, i giocattoli, gli anziani, i bambini. Adesso la mente che racchiude un po' tutti quanti. Pensi dunque che Inside Out sia la summa dei film Pixar? E piccola curiosità, se il volo finale tra gioia e paura è un omaggio al volo di Woody e Buzz di Toy Story 1. Grazie. La paura è la gioia. Somebody had put online Toy Story. What if toys had feelings? What if bugs had feelings? What if cars had feelings? All the way up to our film, what if feelings had feelings? Which I thought was kind of fun. It's not really something that we thought about as we were making the film. But in a sense, I think all films that we've made, our ultimate goal is to make people feel emotions. So there is a kind of an interesting thing there, being that the film is about emotions. And I'm sorry, what was the second part of the question?
Did you think of Buzz? Oh, Buzz. I feel like this film, it was a bit of a stretch for us because, as we were mentioning in the last question, we were able to push these characters into kind of more cartoony, more broad area than we have on the past films. Every film we do, I'm trying to make it different. If it's too similar to something we've done, we sort of automatically shy away from it and try to go a different way. So I'm sure there are similarities, but our intention is to do something different. Ma devo dire che qualcuno ha scritto online: e se i giocattoli avessero dei sentimenti, e se le macchine, se casa avessero dei sentimenti, se Buzz avesse dei sentimenti, e se i sentimenti avessero dei sentimenti, che ho trovato anche abbastanza originale e abbastanza divertente. Ovviamente quando realizziamo un film, cerchiamo di fare un film, il nostro obiettivo finale, a prescindere da quello che può essere l'argomento, il soggetto del film, è poi far sì che il pubblico provi emozioni, e con questo film in un certo senso ci siamo, come dire, allargati, nel senso abbiamo ampliato la nostra gamma, la nostra portata, forse più di quanto non avessimo fatto con i film finora realizzati dalla Pixar, i film precedenti, perché i personaggi hanno proprio questo lato, questa caratteristica che è molto quella del cartone, molto più ampia, è un'area che forse avevamo indagato poco in precedenza. Quello che io cerco di fare, quello che cerchiamo di fare, per rispondere alla seconda parte della tua domanda, cerchiamo di realizzare dei film che sembrano sempre molto diversi gli uni dagli altri, perché se abbiamo la percezione che con il film che stiamo realizzando ci stiamo avvicinando troppo, se ci sono troppe somiglianze e similitudini con i film precedenti, cerchiamo di allontanarci e di fare qualcosa di diverso. Quindi probabilmente no, è stato semplicemente abbiamo cercato di realizzare qualcosa di diverso. Qui in prima fila abbiamo una collega che è molto simile a Gioia, come si è presentata, le mancano solo i capelli blu, ma ce la ricorda molto. Corinna, e poi dopo abbiamo Marco e Oscar. Vai Corinna, presentazione e domanda. Salve, Corinna Spirito della Radio Vaticana. Per prima cosa volevo sapere se vi siete mai ispirati in parte allo short movie della Disney degli anni 40 di propaganda, Reason and Emotion, per questo film. E la seconda cosa volevo un po' sentirle parlare del bellissimo messaggio del film, cioè il fatto che tristezza, non ci può essere una vita felice, insomma non ci può essere la gioia se prima non c'è la tristezza, quindi questa coesistenza tra questi due personaggi e queste due emozioni così importanti. Reason and Emotion was one of those that was referenced in The Illusion of Life, the Frank Thomas and Ollie Johnson book, which as an animator you'd read like the Bible, you know. It's fantastic, and they always talked about